Tascam FW1884, scheda audio, mixer e controller, versatile, pratica, robusta e con un suono eccezionale. Ultimi driver rilasciati per Windows 7 32-64 bit e per Snow Leopard. L'ho avuta per anni in studio ed ecco un piccolo viaggio tra le sue funzioni. Siamo su XP, questo è il pannello di controllo, in questo caso aperto sull'F8 che vi mostrerò più tardi. Da qui invece si gestisce il routing della grande quantità di uscite e entrate, duplicare l'audio analogico sull'ADA, sul coaxial, gestire lo SPDIF, i suoni da A. Consente quindi una grandissima agilità per trasformare lo studio e riconfigurarlo a seconda del progetto. Da qui i controlli del controller, scusate il gioco di parole, per pilotare il mixer interno dai cursori fisici seguendo gli schemi HUI o Mackie o nativo Cubase Nuendo, oltre ai clock, la latenza, la gestione del master monitor su stereo o sulle prime 6 casse oppure su tutte e 8 le uscite analogiche, 8 casse per esempio per un Dolby in sala. Usando Nuendo come esempio di prova vediamo la gestione delle connessioni, ovvero come assegnare i canali e quali. Questo è solo il pannello delle uscite, poi ci sono anche gli ingressi che comprendono anche l'ADAT e il digitale SPDIF. Ecco il retro con le linee di microfoni, Phantom, insert, i 4 MIDI in e out, i BNC per il word clock qui sotto, l'ADAT e tutte le altre uscite. Questi sono i 2 cavi connessi allo stereo, il Firewire sotto. Sempre dall'interfaccia del software, qui Nuendo, ma ogni sequenza era qualcosa di simile. Ecco, da qui si realizza il settaggio per la connessione del controller e per l'assegnazione dei driver dell'audio. Il mixer fisico invece controlla le tracce virtuali sia MIDI che audio attraverso cursori motorizzati a lunga corsa. Si gestisce tutto, anche il pump out, il mute, il solo. Ora dall'audio di sala sentirete come le automazioni che avevo impostato si ripetano in automatico, escludendo i volumi come gli ho fatto fare in precedenza. Sono automazioni brutali, fate solo per sentire l'effetto. Ascoltate. Fa sempre un certo effetto. Sono i movimenti memorizzati fatti in precedenza con le dita sui cursori. Anche l'ascolto delle singole tracce è gestibile fisicamente. Ma non solo di 8 tracce, perché ci si sposta all'interno del progetto a 8 tracce per volta fino a che ne avete inserite. Adesso parliamo del mixer. Premendo il pulsante Monitor Mix si attiva la funzione Mixer, che funziona anche quando non c'è collegato il sequencer. No, funziona addirittura a computer spento. È esattamente un mixer, lo accendi e funziona già da solo. In realtà con questo sistema puoi registrare e ascoltare 8 tracce analogiche collegate da dietro, chitarre, tastiere, lettori CD, fonti analogiche, controllando quello che vuoi sentire. Solo, mute, i controlli del volume in sala, che si controllano. Quello è il solo, per esempio. Ecco, questo è il controllo del volume in sala. Il preascolto e il volume delle cuffie. MIDI controller. Con questo controller puoi gestire anche i volumi e le automazioni delle tracce instrument pilotate dai MIDI. Gli altri controlli per verificare o impostare lo stato del clock o il tipo di automazione, se red, write o touch, il monitor d'ingresso dalla parte dell'analogico o del digitale oppure tutti e due. C'è anche il root per gestire gli ingressi, oltre al controllo dei meter con funzione decay hold, il reset istantaneo. E poi si arriva al pannello di controllo, che è richiamabile con un pulsante. Tornando al mixer, può gestire gli ingressi sia analogici che digitali. Per ascoltare ogni ingresso tu decidi di voler mettere i monitor su un canale in registrazione ADAT o digitali, poi i pulsanti classici del controllo play, rec, stop e i punti di in e out per i marker, oltre alla rotellona che sposta il cursore per muoversi all'interno della timeline con la massima precisione. Naturalmente dove si sposta il cursore in timeline, i cursori fisici troveranno la posizione memorizzata prima in fase di mix.
Rec, ovvero recording, armare la traccia o le tracce audio e registrare. E ora diamo uno sguardo all'FE8, l'estensione del controller che aumenta 16 canali controllabili a colpo d'occhio e di dita, oppure fornisce 8 canali controllabili mentre si lascia libero il reparto mixer analogico per gestire i segnali di ingresso durante la registrazione live vera e propria. Le automazioni continuano a lavorare per i fatti loro, puoi anche modificarle mentre stanno andando in live e allo stesso tempo puoi gestire i canali di ingresso e fare delle prove di registrazione, anche semplicemente prove acustiche per vedere come suona uno strumento o un parlato mentre tutto il progetto si muove con le automazioni già preparate. Tascam FW1884 e F8, ancora un gioiellino con driver attivi per Windows 7 32 64 bit o per i sistemi Mac a 32 bit fino a Snow Leopard. Fuori produzione, ma un oggetto impagabile per chi ha lo spazio adatto in studio e vuole fare un vero figurone.